there have been people that have said, and this is a quote from the Pentagon, that there was off-world vehicles not from this earth. Mm-hmm. But who said that quote is what I was always confused about. It was like one of the top Pentagon official. It's like one of those things where it's like, wait a minute, who said that? Yeah. And how much of this is clickbait? But I've talked to multiple pilots that have had encounters, and I don't know if it's ours, if it's a drone that we don't tell them about that moves in a way that defies our understanding of physics because it doesn't operate on a propulsion engine. It operates on something that's completely new and unique. And there have been thoughts about how a new and unique gravity-based propulsion system would work for decades. Astrophysicist Eric W. Davis, who spent years working as a consultant for the Pentagon UFO program and is now a defense contractor, gave a classified briefing to the Defense Department on what he called off-world vehicles not made on this Earth. In other words, spaceships. The bombshell quote came in the latest UFO report from the New York Times, which has owned the beat for the past several years. In December 2017, the paper reported on the existence of the Advanced Aerospace Threat Identification Program, a Pentagon effort to investigate UFOs that was supposedly shuttered in 2012, but wasn't. The article, hailed as a historical inflection point in our attitudes regarding UFOs, implied the same message that the most recent one does. Basically, flying saucers are real. Il professore di Harvard e astrofisico Avi Loeb si sta preparando a cercare nel fondo dell'Oceano Pacifico frammenti di una meteora interstellare che secondo lui e il suo team potrebbe essere benissimo tecnologia aliena. Io, prima di commentare con giudizi affrettati, ti consiglio di seguire questo video fino alla fine. Dai, ma sarà tutta una farsa per farsi pubblicità e vendere libri? Ebbene, l'ho già detto e lo ripeto, Avi Loeb per vendere libri non ha assolutamente bisogno di mettere in piedi clickbait di questo tipo. E sai perché? Perché, come dire, non è esattamente il primo disperato della situazione, capito? Questo signore infatti è il direttore del Dipartimento di Astronomia di Harvard, direttore della Black Hole Initiative della stessa università, direttore dell'Institute for Theory and Computation Insertion all'interno della Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, presidente della Breakthrough Starshot Initiative, presidente del Comitato sulla Fisica e l'Astronomia dell'Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti, membro del Comitato Consultivo per la piattaforma digitale Einstein, presidente del Visualize the Impossible dell'Università Ebraica di Gerusalemme e membro del PICAST, il comitato consultivo del presidente americano su questioni scientifiche e tecnologiche. Parliamo di un docente universitario che lavorava con Stephen Hawking, per capirci, no? Ho detto tutto, no? In molti lo conoscerete, sto parlando del professor Avi Loeb, che è già stato protagonista di un mio video qui sul canale dove esponevo per intero punto per punto le fasi salienti del suo libro, dove ha dimostrato in ambiente accademico che Oumuamua non era assolutamente un asteroide. Ecco, di che cosa parliamo oggi? Parliamo di una ricerca molto audace portata avanti dal professore con il suo team, che ha ricevuto ingenti finanziamenti per cercare resti alieni sul fondo dell'oceano. Ebbene, la notizia è talmente devastante che a primo impatto anche solo leggerla ti fa spalancare occhi e bocca, e infatti sono qui oggi per capire quanto sia clickbait questa notizia. E dopo varie ricerche posso dirti che è tutto tranne che clickbait, e se hai dubbi, a riportare la notizia è stato niente di meno che il quotidiano studentesco dell'Università di Harvard, l'Harvard Crimson, che spiega quanto pionieristica e audace sia la ricerca del professore. E dopo Oumuamua e le indicazioni scientifiche del professore, che ci ha consigliato che probabilmente si trattava con ogni probabilità di un artefatto alieno, che sia una vela fotonica o una boa o quant'altro, abbiamo nuovamente uno degli astronomi e scienziati viventi più in vista e autorevoli al mondo, ripeto al mondo, che sta cercando tecnologia aliena sul pianeta Terra. Parliamo di CNEOS 2014-0108, che noi altri, per facilitarci la vita, chiameremo NEOS.
un oggetto interstellare segnalato nel giugno 2019 dagli astronomi Amir Sira e Abram Lev, e la presenza dell'oggetto è stata confermata poi, attenzione, dallo United States Space Command nell'aprile 2022. La scoperta inizialmente venne pubblicata nel 2019 in una prestampa che annunciava una piccola meteora rilevata l'8 gennaio 2014 vicino alla costa nord-orientale della Papua Nuova Guinea, e determinate osservazioni e dati presi in considerazione dal professore hanno portato ad un mega finanziamento per iniziare le ricerche in modo pratico. Ora, c'è un aspetto insolito, direi insolito della vicenda, ok? E l'aspetto insolito della vicenda è la presenza del governo. La conferma relativa alla meteora interstellare è stata originariamente ostacolata dal problema che le informazioni cruciali che quantificano l'accuratezza dei dati sono nelle mani del governo degli Stati Uniti e, indovina, non sono completamente disponibili al pubblico. Cioè, ma fatti due domande, no? Questo lo scrivono sul Crimson Harvard, ok? Tuttavia, nel 2022 il Comando Spaziale degli Stati Uniti ha divulgato che i dati sulla velocità della meteora sono sufficientemente accurati da indicare una traiettoria interstellare. Quindi gli astronomi di Harvard parlano di oggetto interstellare e il Comando Spaziale Militare degli Stati Uniti d'America conferma questa ipotesi, e credimi sulla parola, se quest'uomo ha deciso di muoversi, c'è un motivo. Sapete che cosa ha detto alla stampa? Testualmente, Sembra essere raro sia nella composizione che nella velocità e non è escluso che sia equipaggiamento extraterrestre. Direttore del Dipartimento di Astronomia di Harvard. Ora, facciamo un salto indietro. C'è tantissimo da dire. Forse chi segue costantemente il mio canale YouTube avrà sicuramente il quadro completo, ma siccome non sono cose alla portata di tutti, è bene ricapitolare. Avi Loeb è il fondatore del progetto Galileo, che impegna tutto il team che state guardando, scienziati e accademici di ogni sorta che si impegnano nello studio accademico relativo a oggetti volanti e spaziali non identificati. Sito ufficiale Università di Harvard. Il progetto Galileo per la ricerca scientifica sistematica di prove di artefatti tecnologici extraterrestri. L'obiettivo del progetto Galileo è portare avanti la ricerca di firme tecnologiche di civiltà tecnologiche extraterrestri, da osservazioni e leggende accidentali o aneddotiche al mainstream della ricerca scientifica trasparente, convalidata e sistematica. Questo progetto è complementare al SETI tradizionale, in quanto ricerca oggetti fisici e non segnali elettromagnetici associati ad apparecchiature tecnologiche extraterrestri. Visto? Te sei ancora lì ad ascoltare il tacchino di turno che parla su YouTube, che vuole convincerti di quanto sia impossibile che gli alieni ci visitino, e un team di Harvard, capitanato dal direttore del Dipartimento di Astronomia dell'università, sta investendo milioni nella ricerca di artefatti. Ora, questo progetto Galileo, signori, ha ricevuto un'attenzione veramente devastante, ok? E iniziò le sue ricerche portando l'attenzione su Oumuamua, un oggetto interstellare non identificato, ho sempre preferito chiamarlo così, che non presentava degassamento, neanche agli occhi del telescopio spaziale Spitzer della NASA che osserva le firme infrarossi, è sfuggito dalla sola orbita solare, dallo spettro rilevato dagli scienziati poteva avere solo due forme, o a forma di sigaro allungato o piatto come una frittella, si trovava nell'SRL, ossia nel sistema di riposo locale di quiete, che per farvela semplice è la misura di una velocità che in proporzione al movimento degli altri corpi celesti lo identifica come immobile nello spazio, velocità e particolarità a detta del professore nel suo libro, che è letteralmente impossibile per un asteroide. Nel libro e in varie pubblicazioni scientifiche lui ed altri hanno demolito inoltre l'ipotesi del blocco di ghiaccio e della fionda planetaria, hanno demolito l'ipotesi delle nubi, e in un libro che si chiama Non siamo soli ha portato abbastanza prove scientifiche replicabili valide in ambito accademico per affermare che non era un asteroide. Attenzione, lui poi sospetta che si tratti di una vela fotonica aliena. Le prove che ha portato però non dimostrano questo, ma dimostrano che non è un asteroide, e direi che ci basta. Ecco, sulla base di tutto questo ricevette un'attenzione veramente devastante a livello internazionale.
Un po' per la sua autorevolezza e un po' perché tutti sappiamo che sarebbe, insomma, dai, ammettilo, anche te che non ci credi, ammettilo, sarebbe qualcosa di veramente fantastico, no? Ecco, successe che il progetto Galileo di Harvard e Avi Loeb vennero inseriti l'anno scorso nella lista dei consulenti scientifici del nuovo ufficio UFO al governo americano, l'ARO, che ha il compito di studiare gli UFO e non solo, anche i veicoli transmedium, ossia veicoli che sono in grado di passare dal volo spaziale a quello nell'atmosfera a quello sommergibile. Ecco, a fronte di tutto questo background ritroviamo il progetto Galileo all'interno dell'emendamento Gillibrand, direttamente dal sito del Congresso americano, che incaricò e ordinò al team del professore di rispondere a determinati quesiti. Qui, dal sito ufficiale del Congresso americano, nell'atto ufficiale del governo che istituì l'ufficio UFO permanente al Pentagono, nella voce che istituisce un sottocomitato per studiare i veicoli transmedium, nella lista che incarica il personale, troviamo il progetto Galileo del professor Avi Loeb. Questo gruppo accademico, largamente finanziato dal governo, che ha l'ordine, attenzione, l'ordine di collaborare con il governo e di passare al governo stesso tutte le informazioni sensibili che ottiene, è incaricato di studiare gli UFO, UAP, chiamali un po' come vuoi, così come gli oggetti spaziali non identificati. E avendo chiarito il background, tornando a noi, stanno cercando frammenti alieni di Neos nell'oceano. Ebbene sì, questa ricerca pionieristica e audace prevede l'utilizzo di sistemi innovativi e all'avanguardia per ottenere frammenti. Sperano di avere successo utilizzando una slitta magnetica sul fondo marino della regione dell'impatto, dispiegata utilizzando un verricello a lunga fila, e lo stesso Avi Loeb in persona nel settembre 2022 ha riportato che la ricerca è stata interamente finanziata da dei ricchi contributori. E se sono qui a parlarne adesso è perché tra pochi mesi inizieranno la ricerca che verrà portata avanti per tutto il nuovo anno. Ma che cosa ha portato, quindi, no? Un team di Harvard a cercare fondi per una ricerca talmente fuori di testa? Se ci pensi, è come cercare un ago in un pagliaio, no? Ebbene signori, gli astronomi scrivono che da determinati calcoli ottenuti attingendo dai dati del Center for Near Earth Object Studies è venuto fuori che l'oggetto in questione sembra avere proprietà anomale. Che vuol dire? Parliamo di un'elevatissima resistenza alla trazione, inumana rispetto ad altre meteore, picchi di luminosità anomali, è fatto interamente di un materiale metallico e la sua velocità era assolutamente inusuale rispetto alla gravità solare. Cari amici, il direttore del Dipartimento di Astronomia di Harvard è convinto che un qualche artefatto proveniente dallo spazio interstellare, attenzione, interstellare, si sia schiantato nell'oceano a largo della Papua Nuova Guinea, e su questo canale YouTube seguiremo tutti gli sviluppi di Neos fino a che qualcuno non ci dirà di che cosa si tratta. Meteorite ferroso anomalo o pezzi di un qualche artefatto alieno? Non si esclude assolutamente la possibilità. Prima si concentreranno a studiare a fondo la matematica dell'avvistamento, cercando di localizzare il più possibile il sito dell'impatto, e poi cominceranno a passare ogni centimetro di fondale marino con la slitta magnetica appositamente ideata da Harvard per questo scopo. Ma c'è forse il problema delle correnti oceaniche? Andiamo, chissà dove si trovano i frammenti, no? Ebbene, devi capire che non stai parlando con il mendicante della stazione, ok? Parliamo di gente molto alta nel panorama accademico, e infatti considerano ogni incognita, come è ovvio che sia. Avi Loeb ha affermato che conoscono precisamente la mappa del fondale oceanico in quella regione e hanno ogni dato possibile in merito alle correnti che esistevano lì nel 2014 quando l'oggetto si è schiantato, e quindi hanno veri e propri modelli matematici che monitorano e calcolano ogni probabilità di allontanamento dal sito dei frammenti. L'Harvard Crimson, il quotidiano ufficiale dell'Università di Harvard, scrive: Neos è di particolare interesse per il professor Loeb perché crede che l'oggetto potrebbe essere di origine artificiale o contenere attrezzature di civiltà aliene. La gente dice: dai, è solo una roccia spaziale, abbiamo visto così tante rocce spaziali in passato, cosa c'è di nuovo al riguardo? Attenzione, è il primo proveniente dall'esterno del sistema solare e in secondo luogo è
più duro del 99,7% di tutto ciò che abbiamo visto. Cioè, ti rendi conto? E anche se parliamo di quello che il professor Martin Elvis, astrofisico senior presso il Center for Astrophysics, chiama un piccolo bersaglio, perché insomma, signori, con l'impatto nell'atmosfera l'oggetto ha sicuramente perso molta massa, ha reputato la ricerca come sì ad alto rischio, ma anche ad alto guadagno. Non va, ma se va e riusciranno a recuperare frammenti dell'oggetto, saranno in grado di determinare se si tratta di tecnologia extraterrestre, se si tratta di una lega che non conosciamo, se si tratta di una lega che non conosciamo, magari artificiale e così via. Potrebbe trattarsi di qualsiasi cosa e se gli scienziati, fisici e astrofisici più in vista del mondo non escludono l'ipotesi extraterrestre o comunque inumana correlata a determinati eventi, perché dovresti farlo tu? Visto che sappiamo bene, no, che esistono nella nostra galassia esopianeti abitabili o che sono stati abitabili molto prima del pianeta Terra, e questa è una certezza assoluta, visto che abbiamo questa consapevolezza. Non è forse possibile che quando qui c'erano i dinosauri qualcuno ha inviato nello spazio nella direzione del nostro sistema solare sonde, boe, vele fotoniche o quant'altro per, non lo so, cercare di contattare qualcun altro come facciamo noi? E non è forse possibile che un pezzo di quel materiale sia entrato nell'orbita terrestre? Secondo Harvard è possibile e anche secondo gli investitori che hanno scommesso quasi $2 milioni sul progetto. Certo, potrebbe volerci un po' per capire che cosa stanno facendo o che cosa sia Neos, per non parlare delle altissime probabilità di fallimento, voglio dire, stanno andando incontro ad un'impresa quasi impossibile, ma non è forse questo il giusto approccio per quanto riguarda la scienza dura e pura? Addirittura hanno proposto in futuro che se succederà che individuano un candidato interstellare adatto, proporranno la creazione di una spedizione spaziale per intercettare in volo un determinato oggetto e fotografarlo. È forse questa la nuova frontiera dell'esplorazione spaziale della ricerca di vita nell'universo? Nel corso della storia, da Galileo Galilei ad Albert Einstein, tutti sono andati contro al dogma prestabilito della scienza convenzionale, tutti hanno remato controcorrente e proprio dalla direzione di quelle barche si è aperto l'universo per come lo conosciamo oggi. Agli inizi del Novecento era un pazzo chi parlava di buchi neri, ebbene nel 2020 ne abbiamo fotografato uno. Questo deve essere d'esempio. Io spero che queste ricerche abbiano la giusta diffusione mediatica, spero che riescano ad ispirare le nuove generazioni di scienziati che si approcceranno allo studio dell'universo. Spero che questi scienziati si approcceranno allo studio dell'universo con un occhio e un fare possibilista nei confronti della vita nello spazio. Per oggi, cari signori, è tutto. Io ovviamente se esce qualcos'altro vi tengo aggiornati assolutamente per quanto riguarda questa vicenda e vi ringrazio di cuore per essere stati con me. Spero davvero che il video vi sia piaciuto. Se è così, l'unica cosa che ti chiedo è di lasciare gentilmente un like a questo video e di aiutarne quindi il posizionamento fra i consigli della piattaforma. Vi abbraccio fortissimo, vi voglio un sacco bene e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!